proprio mentre caricavo il video e lo rendevo pubblico, nello stesso momento Luciano Spalletti in conferenza annunciava il proprio esonero. Sì, lui, unicamente lui, a dirci che non sarebbe stato più il CT della nazionale, o meglio, che sarebbe andato in panchina contro la Moldavia da esonerato. Cioè, questa vi assicuro che non è una barzelletta, non lo è, o meglio, forse lo è, ma di certo è di cattivo gusto e non fa ridere, cioè c'è poco da ridere. Noi tutti siamo sempre più indignati, stupiti in senso negativo, cioè quando pensi che ormai peggio di così non si possa fare, loro riescono in qualche modo e non lo so, e francamente non lo so. In realtà quanto detto nel video precedente non ha bisogno di altre repliche, cioè quello che c'era da dire l'ho già ribadito a gran voce, anzi mi preme condividere con voi le domande che si pone un rinomato giornalista come Alciato. Ecco, spesso siamo lì, no, ad attaccare i giornalisti che non sanno fare il proprio lavoro, sono sempre i nemici, no? Li vediamo come un ostacolo e questa volta, secondo me, dobbiamo elogiare eh, chi giustamente tocchi i punti salienti, cioè tre domande si pone Alessandro Acciato, le condivido con voi. Primo, si è mai visto un CT lasciato totalmente solo da dover comunicare da solo il proprio esonero? Si è mai vista sta roba qua? Chiedo, o meglio, chiede, ma ci chiediamo tutti. Si è mai vista sta roba? Punto 2. Si è mai visto chi dovrebbe essere al suo fianco? Un certo signor Gravina di cui già abbiamo parlato, ma ritorneremo, no? A valutare il suo operato, il suo mandato, se preferite. Si è mai visto uno che dovrebbe essere a fianco appunto, del CT, almeno in una situazione del genere, trovarsi invece al buffet del Festival della Serie A a Parma? Si è mai vista una roba del genere? Chiediamo tutti. Terzo, si è mai visto un CT che andrà appunto in panchina da esonerato? Chiediamo tutti. No, ste robe non si sono mai viste. No, no, non può esserci risposta affermativa a tutto ciò nella maniera più assoluta. E questo, ribadisco, mi riporta di nuovo a quanto ancora una volta già detto. Il problema, sapete qual è? È che è talmente semplice il quesito perché se tu ripeti sempre le stesse cose, perché poi alla fine hai capito dov'è l'ostacolo e nonostante tu l'abbia capito, non lo risolvi, non risolvi la questione. Onestamente, ne parliamo. E come lo facciamo, signori miei? Prima, come al solito, invito a spolliciare per l'amico algoritmo, amico un par di ciufoli. Se volete, iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. E a proposito dei contenuti, credo stasera, a meno che non vada per le lunghissime il match, no? tra Sinner e Alcaraz, che al momento sono al quarto set, ma avevo veramente bisogno anche di una sorta di pausa da una sfida che francamente mi stava accendendo, mi ha surriscaldato parecchio e registro non a fine gara, perché qualcuno può pensare a fine gara, poi stai lì ad elogiare Sinner se vince. No, Sinner o professionisti del genere, anche qualora no, si risolvesse in una sconfitta, cosa che non mi auguro e cosa che credo non accadrà, vedremo, perché il tennis è bello anche per l'aspetto mentale conta tantissimo, ha tanti fattori. Sono qui, no? A elogiare comunque la professionalità. Al momento la cosa bella è che sono due gli italiani che mi appassionano tanto. Uno è Sinner e l'altro è Musetti. Questo la dice un po' lunga, onestamente. Comunque, bella sfida e niente, andiamo rapide perché poi devo andare a finire di vedere la partita. Scampanellate se volete seguire i prossimi contenuti. L'ho detto prima, lo ribadisco adesso. Certamente Spalletti ha commesso errori, anche grossolani, di comunicazione, di gestione del team, della squadra, del gruppo. Quando si parla della nazionale poi si deve parlare anche del gruppo. E ha sbagliato anche tatticamente, no? L'abbiamo visto all'Europeo, lo stiamo vedendo adesso, nel selezionare anche
la gente che ha un rendimento, una condizione migliore rispetto magari a altri, quindi è inutile stare lì a lamentarsi. Si è sbagliato tanto Spalletti, e chi sbaglia forse è anche giusto che paghi, forse, direi, ma il tempismo è perfetto, il tempismo è perfetto, nell'imperfezione è perfetto, perché se andava esonerato, e magari sì, andava esonerato, andava fatto già all'europeo, ma il signor Gravina non poteva farlo, perché farlo lì sarebbe stata una missione di colpo, una missione di responsabilità, e fare questo poi avrebbe comportato anche alla sua di uscita, no? dalla scena. Invece questo non accade, accade oggi, perché magari se poi alla fine in qualche modo la si risolve, se magari poi la si risolve, sapete che succede? Io comunque dopo tanti anni ho portato l'Italia ai mondiali. Questo ti dirà il signor Gravina. E sarà una continua illusione, sarà un continuo no, andare comunque allo scatafascio perché magari una piccola vittoria ad oggi non affatto scontata, anzi difficile da percorrere, da raggiungere, una piccola vittoria potrebbe mettere da parte un po' il reale problema, no? Metterlo ancora una volta sotto il tappeto, nasconderlo. E siamo sempre punto a capo, siamo punto a capo, così come è stato un po' la vittoria dell'Europeo, che ci ha fatto esultare giustamente per la vittoria di un trofeo e tutto il resto, ma che ha messo veramente, che ha nascosto ulteriormente quei problemi che invece restano evidenti, ragazzi miei, e c'è poco da fare. Eh, Niente, e adesso vediamo quello che succederà. Magari davvero riusciremo ad affidarla a Ranieri, che per quanto mi riguarda è veramente l'uomo ideale, perché è veramente quella figura che mette a posto tutto e tutti, senza ombra di dubbio. Ad oggi pare essere lui insieme al momento pare essere lui insieme a Pioli, no? I favoriti. Ma vedremo. Ma vi dico una roba, Ranieri è una persona così pulita che secondo me non si ci mette neanche lì. Non si piega neanche questa. Non lo so, non lo biasimerei, ecco, assolutamente, nella maniera più assoluta. Vediamo. Certo è che eh, resto davvero sconcertato per quello che vediamo, per come veniamo ogni volta mossi. Parlo proprio a noi tifosi, noi appassionati. Veniamo mossi come delle pedine, ma adesso si è talmente liquefatta l'aria che respiriamo, che non ci prendete più in giro. Non ci potete prendere più in giro. Non ce la fate. E niente. Questo è. E vediamo quello che succederà, ma come ho già detto, non è il solo cambiare CT che risolleverà le sorti. L'ho detto ehm, quando fu messo da parte, che più che messo da parte, poi era stato lo stesso Mancini a fare un passo indietro. E una storia anche quella finita cioè, potremmo stare qui come ho già detto, da qui a 10 anni a raccontarci tante di quelle robe che poi portano sempre tutte le strade portano a Roma, e tutte le strade, tutto quello che è successo ci porta al punto dove siamo oggi, un punto quasi di non ritorno, quasi di non ritorno, quasi di non ritorno. Ci siamo talmente ridimensionati che in questo momento sarà molto difficile per noi, sarà molto difficile per noi italiani, molti appassionati, e attenzione perché poi la gente si allontana dal calcio. Quello che non hanno capito è che è inutile che adesso stanno lì, state attaccati alla portone, stai attaccati alla portone, stai. Poi quando il danno è fatto, voglio vedere che rimane, voglio vedere cosa rimani, cosa va a rimanere verso eh, chi ci seguirà, no? Le nuove generazioni. Voglio proprio vedere. Ragazzi, niente, scappo. Andiamo a vedere come finisce questa partita di tennis. La partita di tennis, e niente, un grande abbraccio da Nischi.